Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Inserimento improvviso, ma non tanto, dell'Inter nella trattativa appunto di buongiorno al Napoli. Ovviamente ci sono due situazioni secondo me da analizzare, una dal punto di vista tattico perché l'Inter ha avuto un infortunio grave in rosa e quindi dovrà guardarsi intorno per quanto riguarda la difesa, l'altra è un gossip che torna al 2019, ma ne parliamo e vi dico la mia. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate qui sotto nei commenti e se questa situazione di ieri sera vi ha portato un po' di scompiglio per quanto riguarda ovviamente l'umore di noi tifosi del Napoli. Spinazzola sarà un calciatore del Napoli, 2 anni di contratto, 3 milioni di ingaggio, visite mediche fissate per lunedì. Ovviamente per chi passa per la prima volta e vuole iscriversi al canale lo faccia pure attivando la campanella delle notifiche, così entrate a far parte della nostra community. Tutti benvenuti, sempre Forza Napoli. Partiamo da buongiorno. Allora, vi parlo prima di quel gossip che forse sarà sfuggito a qualcuno. C'è un gossip nel lontano 2019 che recita così: Leao era quasi un calciatore dell'Inter, accordo con il calciatore stesso, e tra le due società all'Inter c'era Conte e la priorità era Lukaku. Quindi sfuma Leao, arriva Lukaku. Ovviamente ha avuto ragione Conte in quel frangente perché comunque ha sfasciato qualsiasi cosa con il calciatore belga e ha fatto molto ma molto bene, e forse è da allora che Ausilio e Conte non si sono mai presi, non si prendono e forse mai si prenderanno. Questa è, diciamo, la situazione o lo scenario gossip, tra virgolette, ma non credo che questo abbia spinto poi l'Inter ad inserirsi, ma bensì la situazione tecnico-tattica, perché Buchanan, a quanto pare, calciatore dell'Inter preso l'anno scorso e che quest'anno avrebbe dovuto diciamo avere molto più spazio, calciatore sul quale l'Inter puntava, ovviamente si è infortunato nella sua nazionale, rottura della tibia, 4 mesi di stop. Ecco perché l'Inter si sta guardando intorno per quanto riguarda la difesa o l'inserimento di qualche difensore, al di là che l'Inter non è in condizione economicamente di pagare poi 40 milioni come li vuole Cairo. Però nel calcio ci sono determinate amicizie che non vanno sottovalutate. Va a finire che il rapporto tra Cairo e De Laurentiis, ad esempio, non è lo stesso di quello tra Cairo, Marotto, Cairo, Ausilio e chi che sia, e va a finire che ti soffiano il calciatore sotto al naso. Ecco perché le trattative vanno concluse, quelle lì dove tu sei avanti, hai il sì del calciatore, c'è l'accordo con la società, devi chiuderle. Infatti ieri, che mentre leggevo ieri sera prima di andare a letto la notizia di inserimento dell'Inter, mi sono detto tra me e me: se il Napoli non si siede in tarda serata o nella notte stessa con il calciatore, va a finire molto male, o va a finire che si prolunga la situazione e ti devi fare altri 15 giorni di trattativa, e avanti l'Inter, indietro il Napoli avanza, l'Inter indietreggia, e facevamo questo tipo di diciamo, leggevamo questo tipo di situazione secondo me per i prossimi 15 giorni. Ma stamattina, ovviamente, avendo controllato sul sito anche di Di Marzio, c'è stato il sì del calciatore, si è arrivato ovviamente a un punto di chiusura quasi, mancano gli ultimi dettagli sul contratto perché il Napoli in tarda serata si è risieduto, scusate, con Buongiorno e il procuratore, e ovviamente siamo quasi alla fumata bianca. Procuratore di Buongiorno, che io non conoscevo, Giuseppe Riso, ha una società di tutto rispetto con anche determinati nomi importanti come calciatori: Tonali, Frattesi, Buongiorno, Cristante, Mancini, Rovella, Carlos Augusto, Baldanzi, Pessina, Cataldi, tra i tanti. E comunque a livello di fatturato parliamo di una società che si chiama la GR Sports Agency di Giuseppe Riso, appunto. 12 milioni di fatturato 2022, 9 nel 2021. Comunque società di tutto rispetto. Perché dico questo? Perché a me non è piaciuta l'esposizione mediatica, quei 3 secondi dove l'avete visto tutti quanti il video, credo, dove Giuseppe Riso dice: sì, stiamo chiacchierando anche con l'Inter, una chiacchiera con l'Inter. Allora, se tu sei un personaggio di
una certa fama, a quanto pare, guardando i numeri e guardando anche i calciatori che hai sotto. Diciamo che un procuratore con i controcoglioni va dritto per la sua strada e non lascia dichiarazioni, ma questo è un mio punto di vista. Speriamo di non aver portato in società, non il calciatore, ma parlo del procuratore, un'altra figura diciamo simile a Giuffridi per quanto riguarda l'essere infimo, ma mi auguro di no e non credo che sia così. Poi il tempo, diciamo, è galantuomo come sempre. Spinazzola, io sono contentissimo per l'arrivo di Spinazzola, al di là della situazione fisica, ma il Napoli saprà assolutamente come e dove andare a parare per le visite mediche, per cercare, nel caso ci siano situazioni strane dal punto di vista fisico, ma credo di no. Spinazzola quest'anno comunque ha giocato più di 2000 minuti, l'abbiamo anche detto, più di 30 partite disputate con la Roma. Noi giochiamo una partita a settimana e se Spinazzola, come ho già detto, ne chiude 25 su 38 su 48 partite, va più che bene. Anche 30. Diciamo che io vorrei Spinazzola sempre in campo, perché per quanto riguarda il calcio di Conte resta una pedina importantissima dal punto di vista tecnico-tattico. Poi ovviamente c'è un ingaggio di 3 milioni e ho già letto qualcuno che storce il naso, dice sì, ma 3 milioni, chi è rotto, è un calciatore che è rotto, e questo e quell'altro. Quando prendi calciatori a parametro zero, purtroppo da qualche parte devi andare a parare e sull'ingaggio devi andare a parare per forza. Quindi eh, diciamo che bisogna analizzarla tutta la situazione, e il Napoli ha fatto più che bene e credo sia anche uno stipendio congruo a ciò che stai acquistando, perché Spinazzola ha in primis esperienza internazionale. Io ricordo come fosse ieri l'infortunio in nazionale in Euro 2020, che poi fu giocato nel 2021 per Covid, e ricordo perfettamente che ero sul divano quando Spinazzola si infortunò e dissi, tra me e me, pensai esattamente questa cosa: porca miseria, abbiamo perso uno dei migliori in rosa, l'Italia ha perso uno dei migliori in rosa. Ovviamente non si ritorna ad essere gli stessi dopo infortuni del genere, così come Gulam non è mai tornato lo stesso Gulam, così come Milik non è tornato mai il Milik che era poi prima dell'infortunio al primo ginocchio, che poi c'è stato un macello per quanto riguarda quel determinato tipo di infortunio in casa Napoli in quel periodo. E quindi eh, diciamo che dobbiamo attenerci anche all'età e a ciò che ha passato il calciatore. Però per me è un acquisto fondamentale per quanto riguarda il calcio di Conte, ed è un valore aggiunto, perché molti lo stanno considerando anche un pacco, e io invece dico che Spinazzola è un valore aggiunto per questo Napoli di Conte. Poi se andiamo a leggere le dichiarazioni del passato, Conte lo voleva già all'Inter, ovviamente non se ne fece niente, però è già un interessamento che nasce molti ma molti anni fa tra Conte e Spinazzola, e quindi abbiamo anche dalla nostra l'aver accontentato il mister per quanto riguarda i nomi che sono stati fatti in summit di mercato, molto probabilmente, e Manna li sta chiudendo. Non facciamoci soffiare le situazioni che abbiamo molto avanti, e concludo, perché diciamo che di inserimenti così all'improvviso come è stato questo dell'Inter ce ne saranno tanti da qui alla fine del mercato. Ecco perché noi, dovendo giocare la prima di Coppa Italia l'11 agosto, parliamo di un mese o giù di lì, dobbiamo aver concluso tutto per allora. Noi dobbiamo toglierci praticamente dal mercato in entrata, poi che tu hai esuberi, e per gli esuberi al limite le trattative vanno avanti e te le porti fino a fine agosto, è un altro paio di maniche, perché poi gli esuberi diciamo si analizzeranno dopo almeno il primo ritiro, dove Conte avrà analizzato la situazione e dice questo non me lo porto, questo non mi piace, quest'altro me lo tengo, eccetera eccetera eccetera. Ecco perché le puoi portare avanti quelle trattative, ma
i colpi in entrata, soprattutto per quanto riguarda la difesa, dobbiamo chiuderli quanto prima. Mi dispiacerebbe, l'unica situazione che a me dispiacerebbe tantissimo, perché l'ho letta ieri, in parallelo a quella di Buongiorno c'era scritto anche l'Inter si inserisce per Hermoso. Questa sarebbe una situazione che a me dispiacerebbe tanto, perché sei stato a un passo dal calciatore e sei a un passo dal calciatore e sempre per la 1.000 lire non la chiudiamo. Investiamo in ingaggi quest'anno con parametri zero, freghiamocene un tantino, perché guardiamo anche all'anno prossimo che il Napoli deve arrivare per forza tra le quattro, quindi un investimento che poi potrai recuperare con i soldi della Champions arrivando tra le prime quattro, possiamo anche rischiarlo un tantino, quindi senza andare a cercare la sicurezza in tutte le cose al 100% che si fanno, qualche passo un tantino, perché non è un passo lunghissimo, è un passo un po' più lungo, lo si può anche fare. Sempre Forza Napoli, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti. Buon venerdì, ciao!